Il fatturato migliora di oltre il 35%, ma soprattutto Beppe Marotta rinnova il suo contratto per altri 2 anni. Il precedente accordo scadeva nel 2025, la firma, che verrà ufficializzata nelle prossime ore a quanto pare, lo spingerà fino al 2027. Queste sono le 2 notizie, una delle quali, la seconda, piuttosto sorprendente, che arrivano dal consiglio di amministrazione interno che l'Inter ha svolto proprio in queste ore per approvare la prima trimestrale del bilancio d'esercizio 2023-2024, quella che copre, per capirci, i mesi da luglio a settembre. Il fatto che il fatturato possa essere in crescita, fra poco vediamo nel dettaglio, non è necessariamente un qualcosa di sorprendente perché c'è un motivo specifico. Il fatto che invece il contratto di Beppe Marotta, che dovrebbe essere solamente l'antipasto a quello anche di Piero Ausilio e di Dario Baccin, venga rinnovato ancora fino al 2027 in questo caso, è una notizia parzialmente sorprendente. Quindi ben ritrovate e ben ritrovati amiche, amici, passione interisti. Subito un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti. Episodio particolare che non era in realtà in programma, visto che siamo nei giorni precedenti a Juventus Inter, quindi l'attenzione era concentrata sul campo e sulle questioni tattiche, ma in questi minuti, mentre sto registrando questo contenuto, è arrivata appunto la notizia di cui vi parlavo. L'ha rilanciata per prima la Gazzetta dello Sport, ma poi vedevo che sono arrivate anche tante altre conferme. Lo stesso Fabrizio Romano, per esempio, ha dedicato un tweet alla questione Marotta. Vi condivido, per chi ci segue da YouTube, lo schermo dal nostro sito passionintro.com con la notizia, e vi dicevo è una notizia che arriva in occasione del fatto che in queste ore il consiglio di amministrazione dell'Inter si è riunito per approvare i dati sulla prima trimestrale dell'esercizio di bilancio di questa stagione, quindi mesi di luglio, agosto e settembre. Il presidente Steven Zhang non era presente fisicamente, era collegato in videoconferenza dalla Cina, come accade ormai da diverso tempo, e ha confermato fondamentalmente che ha confermato la decisione di rinnovare il contratto a Marotta. È una scelta particolare perché intanto non è un mistero, lo stesso Marotta più volte lo aveva detto sostanzialmente di ritenere l'esperienza all'Inter come l'ultima della sua lunga carriera e di volersi poi dedicare ad un ruolo in politica. Non era ancora chiaro, perlomeno ufficialmente, pubblicamente, se legato alla Federcalcio, per esempio, quindi alla politica a questo livello, o se si intende a livello proprio governativo, qualche posto, qualche ministero, qualcosa del genere, però sostanzialmente l'obiettivo del direttore era questo. Questo chiaramente non significava necessariamente il voler intraprendere questa strada per forza alla fine del suo attuale contratto in scadenza nel 2025, però è anche vero che a fine 2023 il tempo e l'urgenza, tra virgolette, di andare verso un rinnovo per altri 2 anni non era così stretta, non c'era, diciamo, una fretta particolare per arrivare alle firme, e questo è un qualcosa da tenere in considerazione. Ovviamente tanti tifosi, interrogandosi un po' sui motivi o comunque sulle motivazioni che hanno portato Marotta a firmare questo rinnovo, si sono scatenati rispetto a ipotesi legate ad un passaggio di proprietà o ad un non passaggio di proprietà, perché sappiamo che poi i prossimi sono i mesi decisivi per capire cosa ne sarà della famosa restituzione del prestito di Oktay da parte di Steven Zhang. Ci sono comunque tantissimi discorsi in ballo legati anche a interessi provenienti da più parti del mondo per il pacchetto azionario dell'Inter. Io qui francamente, ragazzi, non vado a sbilanciarmi perché è veramente un discorso complesso ed è un discorso che è molto prematuro ancora per poter stilare delle conclusioni. Da una parte c'è chi dice nel momento in cui si verifica un cambio di proprietà tendenzialmente si vanno a cambiare anche alcuni ruoli a livello dirigenziale, tra i quali per esempio quello dell'amministratore delegato, e quindi il rinnovo di Marotta sarebbe
in questo senso un sinonimo di un allontanamento di questo scenario. C'è anche chi dice però Marotta ha lavorato talmente bene che può essere stato inserito all'interno di un pacchetto, tra virgolette, da parte di un ipotetico nuovo proprietario, in riferimento appunto al fatto di farlo rimanere, fargli rinnovare il contratto e ripartire dalla sua figura per un futuro immediato nell'Inter. Capite che gli scenari sono tanti e gli strumenti a nostra disposizione al momento per capire dove vada effettivamente la questione non ne abbiamo tanti a disposizione di questi strumenti. L'unica cosa che mi sento di dire, riflettendo, visto che, come dicevo all'inizio, è una settimana in cui parlavamo di Juventus-Inter, eravamo concentrati sul campo, ecco, riflettendoci dal punto di vista sportivo, la permanenza di Beppe Marotta è un segnale ulteriormente importante rispetto al famoso discorso che lo stesso Marotta, ma anche Zhang e tutti gli altri esponenti di spicco del mondo Inter ripetono ormai da tempo. L'obiettivo deve essere quello di coniugare la sostenibilità di un club che si sta cercando sempre di più di raggiungere con la competitività sportiva, anche perché si influenzano un po' reciprocamente. Una squadra che sportivamente è competitiva e compete ad alti livelli determina un aumento dei ricavi, una maggiore possibilità di introiti e che quindi vanno a soddisfare anche la sostenibilità economica. E poi io, così ragionando un po', non dico per assurdo, però ragionando sempre sul discorso sportivo, a me è venuta in mente anche questa cosa. Marotta, che sappiamo essere un dirigente di grandissima esperienza, riconosciuto all'interno del mondo del calcio come uno dei migliori, è anche un dirigente che in tutti questi anni ha vinto tantissimo, ma ancora una cosa non è riuscito a vincerla. Ed è una cosa alla quale è andato molto vicino per ben 3 volte, 2 volte guidando la Juventus e una volta guidando l'Inter, ed è ovviamente la Champions League. Io non so se questo sia stato magari non una priorità nella sua mente, magari solamente un retropensiero, tra virgolette. Però chissà che la finale dell'anno scorso, ottenuta con una squadra che aveva ancora anche tanti problemi, perché in campionato l'Inter ha avuto tanti problemi e nonostante questo è arrivata in finale di Champions League, contendendosela fino all'ultimo alla squadra più forte del pianeta in questo momento. Chissà che Marotta non abbia anche considerato questo, di giocarsi questi ultimi anni credendoci, con degli elementi concreti effettivamente tra le mani, al sogno di di poter finalmente alzare anche la Champions League e poi ritirarsi dalla vita di dirigente sportivo con anche questa medaglia da mettersi sul petto. Chi lo sa, questa è una cosa che vi butto lì e che pensavo in queste riflessioni di questi minuti, rispetto alla figura, ripeto, di un dirigente che questa coppa non l'ha mai vinta, ma forse mai come quest'anno, tranne in quel biennio bianconero in cui la Juve ha fatto 2 finali, forse mai come quest'anno, mai come in questo momento, ritiene di avere davvero degli elementi, quantomeno per poterci provare, non dico per poterla necessariamente vincere, perché poi è questione a volte anche di dettagli, di sfumature. Però chissà che magari, pur non ammettendolo, pur non dicendolo, internamente nella sua testa, ma magari anche nella testa di tutti i dirigenti e di tutto il gruppo squadra, non ci sia anche questo piccolo ma grande sogno nel cassetto. E poi in chiusura, mi stavo quasi dimenticando, ecco il dato relativo al fatturato in aumento di circa il 36%, così scrive la Gazzetta dello Sport. Si parla di circa 166 milioni nella prima trimestrale, che sono circa 60 milioni in più rispetto all'anno scorso. Qui vi dicevo in apertura c'è un motivo, è semplicemente il fatto che le plusvalenze che l'Inter ha diciamo ottenuto nell'ultima sessione di mercato, ma le ha ottenute a partire dal 1° luglio e quindi dal bilancio successivo, che è quello di questa stagione, vanno chiaramente ad influenzare questo dato, e le 2 principali, come ben sappiamo, sono quelle di Marcelo Brozovic, ma soprattutto di Andrea Onana, che sono stati ceduti a partire dal 1° luglio in poi e quindi vanno a diciamo ricadere all'interno di questo bilancio. Poi la Gazzetta scrive anche che il motivo di questa crescita sono in primis le plusvalenze, ma non solo, ci sono anche i ricavi da diritti televisivi, match day e licensing and retail, quindi ci sono anche questi ulteriori elementi da tenere in considerazione all'interno di un bilancio che
come dicevamo, da 2 anni a questa parte non è ancora in pari, è ancora in rosso, però sta migliorando in maniera molto importante e chissà che questa stagione non possa essere quella in cui, complici anche dei risultati sportivi importanti, non si raggiunga finalmente il tanto agognato pareggio di bilancio. Fatemi sapere allora nei commenti cosa ne pensate, ditemi la vostra sul rinnovo di Marotta, per come è arrivato, se siete contenti oppure no. Continueremo ad approfondire questa e tutte le altre notizie anche nella diretta di questa sera alle 19:30 sui nostri canali, quindi iscrivetevi ancora una volta, mi raccomando, al nostro canale, e se avete voglia passate anche dal club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete sostenere il nostro progetto e continuare a aiutarci a portarvi contenuti quotidiani, video, dirette, podcast, articoli e tutto quello che trovate su Passione Inter. Infine, come sempre, per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione, se invece mi segui su YouTube ti lascio l'approfondimento di ieri da recuperare proprio qui.